Nella scorsa puntata, dopo un incredibile risveglio in Finlandia, ci siamo diretti in Lapponia, dove ogni 200 metri abbiamo incontrato una o più renne, degli animali incredibili, mansueti e molto curiosi. La regione dei laghi continua a regalarci contrasti forti e senso di sconfinatezza. Dopo la notte in campeggio libero e selvaggio, ci siamo però goduti una doccia calda in un campeggio invece attrezzato, nei pressi di Inari. Ripartiamo allora da dove abbiamo lasciato, mentre ci avviciniamo sempre di più alla nostra meta. Abbiamo fatto l'equazione italiana e dopo che stiamo per partire dobbiamo prepararci, metterci un attimo. Ho sotto ancora il mio pigiamino alla lana merino che vi straconsiglio. Io li ho presi in Decathlon, non hanno qualsiasi maglietta, maniche lunghe con lana merinos. Mi salva proprio le serate. Ieri faceva freddo, anche se ci siamo scaldati con la doccia calda, alla fine alle finite faceva veramente freddo, l'aria è molto fredda. E insomma siamo al circolo polare artico e si sente. Vi faccio vedere quello che ho messo ieri a asciugare qua, che è il sapone della linea verde, quello 100% naturale, vegano, fatto con, sembrerebbe niente ma in realtà è buonissimo. Adesso ve lo faccio vedere e si vede il riso all'interno, vedete i chicchi di riso, poi c'è il carbone attivo e il bambù, che è disinfettante, poi un qualcosa di addolcente, non so se è un fiore, ok, stra buono. Dove vai? Aspettino. La nostra meta finalmente si avvicina, pochi chilometri ancora da percorrere per raggiungere Capo Nord, il punto più estremo al nord Europa raggiungibile in auto. Lo scenario cambia radicalmente e finalmente vediamo per la prima volta nella nostra vita i fiordi. Ma prima di arrivare qui, sul confine con la Finlandia, ci fermiamo in una fattoria di husky da slitta. Da quanti? They have 2 weeks. 2 weeks? Yes. Very small. 3 weeks, sorry. It's wonderful. You can touch. E fanno le coccole. E le coccole. Mamma mia. Abbiamo appena lasciato la fattoria, la farm degli husky, la Husk Farm, che purtroppo non è segnata su Google, quindi vedrò magari di condividere un punto strategico, perché è molto bello in realtà andare a visitare questa fattoria. Sono nati dei cucciolini, 11 cucciolini, perciò ce li ha fatti subito vedere, è stata la prima cosa. C'è questo signore che sono moglie e marito, coppia di francesi, esatto, emigrati qua, che coltivano la loro passione per gli husky. Ovviamente adesso qui ci ha spiegato, ci ha fatto semplicemente fare un tour della fattoria, ma se no normalmente in inverno e fino a maggio è possibile andare con le slitte. Diciamo che poi la slitta invernale, quella tipica sulla neve, mentre quella la slitta con le ruote invece è possibile fare l'attività o a ottobre, quindi verso l'autunno, oppure anche in primavera. Non so voi, ma aver ascoltato la storia incredibile di questi francesi mi ha sorpreso e entusiasmato. Continuiamo nel frattempo a percorrere i chilometri che ci mancano per raggiungere la Norvegia e finalmente il panorama intorno a noi inizia a cambiare, segnando distintamente il confine nazionale. Siamo bloccati perché stanno facendo dei lavori in corso e adesso viene la ragazza. Hi, Genevieve, you speak English? Yeah, Yeah. sure. It will be a stop for 10 minutes now It's not a problem. because the road is so bad. So Don't 10 lie. minutes. Thank you. Thank you so much. Una ragazza operaia comunque strana. Qui le donne fanno cose strane, tipo le cicliste più Pazze. pazze, nei posti più assurdi,
sono tutte donne, tutte Cioè, donne. quando voi pensate a un lavoro da uomini, sono le donne che lo fanno lo al fanno le nord. Gli uomini sono tutti un po' invece No, le donne e gli super uomini raffinati, sì, cioè, sì, tipo tutti tenuti, tutti palestrati, tutti pettinati. sì, senza un cappello fuori posto, ben Esatto. curati. E naturalmente squadrati face dalle donne, perché qui sono la stramaggioranza rispetto agli uomini che sono Vero. pochini. Infatti, chiamiamolo stretto che me lo scambiano. No, con cosa? No, non so, mi daranno un paio di renne. Che potrei essere tentata. Sono belline le renne. Cioè, a me non dispiacerebbe essere scambiato per 2 renne. Sono belli animali, insomma. Lo capisci anche, Infatti. E voilà, in Norvegia ci sono, cos'è, un letto di un lago alla fine, un letto di un lago, e c'è questa specie di panorama desertico, glaciale. Tra l'altro là c'è una renna, devo provare ad avvicinarmi. Ma tu dici che si può entrare? Sì. Sì. Se riesco a trovare il modo di attraversarlo. Vabbè, Che agilità. C'è proprio una renna gigante o un'altra. Adesso mi impantano sicuro. No? Eccola là. C'è proprio una renna al di là di questo fiume. Non so se ci siamo capiti. Che bellezza incredibile. Abbiamo fatto una piccola sosta, ci troviamo a pochi chilometri da Oldelfjord, quindi questo è mare, infatti si sente tantissimo l'odore di salsedine, e ci siamo fermati un secondo perché c'è l'area servizi e perché per fare 2 fotine a questo fiordo. Siamo a 90 km da Nordkapp e quindi fra poco arriviamo alla destinazione ufficiale del nostro viaggio. Buongiorno! Arrivare a Capo Nord è una sensazione strana. Sei preso nel tuo stato di euforia ad ammirare un tramonto che non sembra avere mai fine. Lo scenario mi ricorda in un certo senso casa, in particolare il gioco del Maniva, dove radure si aprono a perdita d'occhio, ma qui è diverso. Le ombre sono più lunghe, la luce è più luminosa, il vento più forte e sali selvaggio. Insomma, ci sentiamo a casa, nonostante più di 4.000 km ci distanzino da essa. Il vagabondaggio dopo 7 giorni sembra essere diventato parte integrante delle nostre giornate, come se ce l'avessimo nel sangue. Qualcuno diceva che tutti gli uomini sono nomadi. Dopo la quarantena, godersi la libertà più immensa attraverso un viaggio on the road ai confini del mondo ci ha restituito in meno di una settimana tutto ciò di cui avevamo bisogno, rimettendo a posto le priorità della nostra vita. Casa è dove ti senti a casa con la persona che più ami al mondo. La serenità noi l'abbiamo trovata per strada, con poche cose a garantirci il minimo indispensabile. La gioia invece e lo stupore li abbiamo trovati ovunque noi guardassimo. Siete pronti? Al mio 3, 2, 1. E stanotte lo si fa nei cottage o lodge. Questa è la nostra. Siamo a 12-13 km da Nordkapp. Opla. Vai, apri il nostro residenza momentanea. Tranquillo. Messo. Questo è. E poi comunque va bene, ci sono le lenzuola, ma c'era la coperta, quindi. E questo è il divano letto che poi monteremo perché vogliamo dormire appiccicati, ci fa stracaldino, si sta da Dio, è bellissimo.
E magari, no, sono delle persone, sono appena passate delle renne e quindi magari ne rivediamo più tardi. Mi denudo un po'. Poi andiamo. Stra super emozionata. Dopo aver fatto il check-in al Nordkapp Caravan and Camping, ci siamo diretti al paese vicino, Skarsvåg, per raggiungere il ristorante Nordkapp Julenwirtenhaus Eidi Marie Ingebritsen, famoso per la sua cucina casalinga e le sue specialità di granchio reale. Siamo in questo posto che si chiama Non so. Skarsvåg. Skarsvåg è il paese ed è l'unico ristorante che trovate a Nordkapp praticamente. È il Winterhouse di Babbo Natale. Nordkapp, Julenwirtenhaus Eidi Marie, ed è uno store di Babbo Natale e fa ristorante, ma c'è la signora con la cucina a vista, tipo casalinga un sacco ed è bellissimo. Sì, sì, tipo casa sua e fa anche da mangiare per le persone che vengono qui. Ed è stupendo perché ha la verandina, lì c'è l'essiccatoio per i pesci e ci ha chiesto se volevamo appunto fare la cena a base di crab, quindi a base di... Granchio reale. assolutamente sì, perché siamo venuti qui apposta. La verandina si sta da Dio in questa mini cuisine e adesso faccio un giro e via. Che bello. Così con il Real Club, naturalmente un piatto freddo, è squisito ragazzi. E finalmente dopo cena, verso le 8:30 di sera, è arrivato il momento di raggiungere il monumento del globo di Nordkapp, il punto più estremo al nord Europa raggiungibile in auto. Siamo giunti a destinazione, amore, ce l'abbiamo fatta. Per raggiungere il monumento del globo bisogna pagare l'ingresso al parcheggio di circa 20 euro. Ovviamente ti propongono anche di entrare al ristorante museo Nordkapphallen al costo di 35 euro a persona, ma noi eravamo lì solo per il globo, quindi parcheggiata l'auto lo abbiamo raggiunto a piedi passando dietro la struttura. Eccoci. C'è la super terrazza panoramica del globo, qui sul mare e là in fondo ragazzi, più o meno alla stessa altezza, c'è la Groenlandia. Ce l'abbiamo fatta. Super 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 soddisfatti. Mamma mia, una roba incredibile ragazzi. A parte il freddo è eccezionale, la sensazione che si ha di arrivare fino qui. E adesso andiamo giù di là. Raggiungere Capo Nord è un'esperienza incredibile, unica e irripetibile. È la meta che nessuno crede di avere nel cassetto, finché non si rivela un sogno avverato una volta che lo si è raggiunto. Abbiamo incontrato degli altri italiani di Roma che sono venuti fino qua in camper, quindi siamo tantissimi, siamo dappertutto. Ragazzi, un freddo gelo, non si sentirà un tubo in questo video. Però ne valeva la pena, ce l'abbiamo fatta e adesso torniamo a casa con raffreddore. Qui dietro c'è il monumento dei bambini della Terra. Nel 1998 infatti 7 bambini si sono trovati qui a Capo Nord per una settimana per discutere dei temi della pace e il simbolo era creare appunto questo monumento in cui praticamente c'era la speranza, la partnership e friendship, e quindi i bambini che sono venuti qua facevano parte della Tanzania, Brasile, Giappone, Thailandia, Italia. La bambina si chiamava Gloria Anton, quindi se Gloria ci stai guardando questo forse te lo ricorderai. Anton della Unione Sovietica e dagli Stati Uniti Louise, Raphael, Ayumi e Jasmine, 1988.
immagino che li abbiano disegnati i bambini, i loro disegni sono stati resi monumento. Vediamo se si vede. Yasmin, Rafael, Ayumi, Giappone, Sidenche, non so. Questa è Gloria, Italia. Io che oddio palla. Anton e Luiso. Ma perché questi si stanno vestendo tipo da matrimonio? Si sta cambiando qui e si stanno vestendo tipo matrimonio, raga. Cose strane succedono a Capo Nord. È vero. Ragazzi, sono le 11 di sera e c'è ancora tantissima luce e non c'è da dire che è diverso l'orario, perché in Finlandia sì, ma in Norvegia no. E lo stesso orario, lo stesso meridiano dell'Italia, quindi come da noi anche qui. Oggi è sabato 9 agosto e questo è il sole che c'è. Adesso stiamo provando a salire un attimino per vedere cosa c'è qua sopra. Sopra al di là c'è comunque Svarsgard, il paesino dove siamo stati prima a mangiare il granchio reale. E volevo vedere se si riusciva a vedere qualcosa da qua. Nella prossima puntata visiteremo uno shop Sami di cui vi racconteremo la cultura. Inizieremo ad innamorarci delle peculiarità della Norvegia, come le sue frequenti cascate impetuose, i lunghi fiordi chilometrici, le distese di pascoli verdeggianti, uno scenario che unisce tre panorami solitamente molto diversi tra loro, mare, campagna e montagna, in un solo posto, l'uno accanto all'altro. Ed infine dormiremo in un cottage sul mare. Continuate quindi a seguire la nostra avventura on the road iscrivendovi al canale.